In questa lezione parlerò della restrizione calorica e proteica, la dieta longevità e della dieta MIMA digiuno, longevità e malattie, ma soprattutto longevità. E parto dal rischio di mortalità da Covid, e chiaramente decine di fold di differenza tra la mortalità negli ultra ottantenni in confronto ai ventenni, ma una differenza enorme di mortalità da Covid anche in quelli che avevano malattie dell'invecchiamento, cardiovascolari, diabete, ipertensione, cancro, eccetera. Quindi di nuovo l'invecchiamento al centro delle malattie e quindi il, eh, il focus deve essere proprio sulla health span, quindi sulla qualità e l'età biologica dell'organismo, ma anche delle cellule e degli organi all'interno dell'organismo. Nella lezione precedente abbiamo diciamo, visto la dimostrazione di come questo è chiaramente sotto il controllo, almeno parziale, di geni e vie di segnalazione della crescita e queste di nuovo proteine, particolarmente certi aminoacidi, controllano growth ormone, GF1, TOR e sescanese, sia i livelli che l'attività, quindi per esempio di GF1 i livelli possono essere alti, ma se i livelli di GFBP1 sono altrettanto alti, non necessariamente l'IGF-1 riesce a segnalare. E quindi livelli, ma anche diciamo l'attività da un lato le proteine, dall'altro lato gli zuccheri, l'insulina, ma anche gli zuccheri che agiscono direttamente in queste vie di segnalazione e questo provoca un acceleramento dell'invecchiamento e di conseguenza delle malattie dell'invecchiamento. Quindi la restrizione calorica, che è studiata già da centinaia di anni, ma diciamo più attivamente negli ultimi 100 anni, si riferisce a semplicemente una riduzione di tutte le calorie in maniera simile da tutte le fonti di macronutrienti e del 15-25% nella maggior parte dei casi. Alcuni studi sui topi, per esempio, arrivano fino al 40% di restrizione calorica. Quindi restrizione calorica senza nessuna modifica della composizione della dieta. Diciamo, lo studio forse più famoso della restrizione calorica è stato fatto da Richard Weintraub, che mi ha preceduto nel laboratorio di Roy Walford da UCLA di una decina d'anni, penso, e Richard è andato in Wisconsin ha iniziato questo studio diciamo lunghissimo, molto coraggioso di lifelong study. Quindi cosa succede a un gruppo di scimmie se le teniamo in una dieta western diet, una dieta relativamente simile a quella americana ma anche nord europea, e prendiamo la stessa dieta ma la riduciamo di circa il 25% delle calorie e la diamo a un altro gruppo di scimmie. Quello che hanno osservato dopo 25 anni di studi è che diabete o insulino resistenza andavano dal 60% degli animali che ricevevano la dieta diciamo, western al 5% di quelli calorie restritte, tumori nel gruppo calorie restritte ridotto del 50% e malattie cardiovascolari ridotte del 20-30%. Quindi risultati fenomenali, ma come avevamo già visto nell'introduzione, mentre la mortalità dovuta a malattie, diabete, cancro, malattie cardiovascolari, eccetera, eccetera, è nettamente inferiore nelle calorie restricted monkeys, quando si va a vedere la all cause mortality, quindi la morte da tutte le cause, le due curve di sopravvivenza sono molto più simili. E quindi suggerendo che probabilmente ci sono dei trade-off. Sì, la straordinaria diminuzione di tante malattie, ma probabilmente questa riduzione cronica delle calorie causa anche tanti problemi che sono stati finora ignorati. Questi grandi vantaggi, grandi problemi anche evidenti nel primo studio clinico fatto proprio da Roy Walford, il mio mentor del dottorato, che fa uno studio con altre 7 persone, si sigilla in questa Biosphere 2 nel deserto dell'Arizona
e inizia uno studio di restrizione calorica di 5, 25, 30%, poi effettiva probabilmente la restrizione calorica era circa il 20%, però il tentativo era di essere ristretti tra il 25 e il 30%, quindi una riduzione del 25-30% delle calorie giornaliere. Chiaramente riduzione di una serie di marcatori, quindi vediamo questo è il momento in cui entrano nella biosfera 2, sono stati dentro 2 anni e vedete il body mass index diminuisce drasticamente la pressione sistolica che va da 110 a 90, la glicemia che va da 90 a 70, il colesterolo che va da 185 a 125, questo è il colesterolo totale, quindi dei risultati fantastici che la maggior parte dei medici riterrebbero straordinari, ma in effetti poi Wohlforth, lo vedete sulla sinistra, è veramente spinto, probabilmente l'unico che ha fatto veramente la restrizione calorica del 30% in questo gruppo, che si ritrova in uno stato estremo e probabilmente uno stato non salutare che poi potenzialmente contribuirà a una serie di problemi che poi Wohlforth stesso ha avuto. Quindi come si riescono a ottenere questi benefici della restrizione calorica senza i danni della restrizione calorica e qui vediamo anche questi danni, cioè nei topi geneticamente diversi, un gruppo ristretto caloricamente, questa restrizione calorica estrema, vive di più, un gruppo, la maggior parte non hanno nessun effetto e un gruppo addirittura vive di meno, quindi insomma, sentiamo sempre la storia positiva, non sentiamo spesso la storia negativa di questi interventi, quindi diciamo tutto questo è consistente con effetti molto positivi ma anche negativi, almeno nella restrizione calorica estrema. Altro problema di queste restrizioni caloriche estese, queste le vediamo sempre nei pazienti delle cliniche della fondazione, sono problemi di metabolism e quindi in questo caso, questo è un New England Journal of Medicine paper che faceva vedere che la restrizione calorica estesa, estrema estesa, 14 settimane o più, portava sia a una perdita di peso ma anche a un rallentamento una riduzione della energy expenditure e quindi le persone perdono peso ma poi iniziano a risparmiare energia e questo è un problema perché quando si entra a questa modalità, questa thrifty mode, potenzialmente questa modalità di risparmio energetico può durare per anni, potenzialmente regolata da cambiamenti epigenetici. Quindi l'organismo entra in uno stato di diciamo, risparmio perché ha paura ovviamente di utilizzare tutti i grassi messi da parte. Ok, quindi cosa succede se invece della overall calorie restriction riduciamo solo il livello di proteine e queste protein restriction portano a una diminuzione del growth hormone IGF-1 ma anche a una riduzione di Tourette kinase sia a livelli che attività in molti tipi di sistemi e Simpson in Australia, il gruppo di Simpson ha fatto uno studio molto interessante in cui avevano studiato una serie di combinazioni di macronutrienti, quindi high protein, low carb, high carb, low protein, high fats, eccetera, eccetera e in effetti e poi diciamo controllato che combinazione di macronutrienti era l'ideale e in effetti la high carb low protein group aveva più benefici non necessariamente di peso perché i topi mangiavano di più e acquisivano un po' più di peso ma allo stesso tempo erano metabolicamente più salutari e vivevano di più. Quindi
mentre sì che la low carb, high protein diet causava diminuzione del peso, diminuzione del consumo di cibo, ma anche peggioramenti metabolici e una durata della vita più breve. Poi il mio laboratorio in collaborazione con Morgan Levine, ha investigato nella popolazione americana cosa succedeva in quelli che mangiavano tante proteine in confronto a quelli che ne mangiavano poche, e prima dei 65 anni, quindi se la popolazione diciamo, studiata aveva meno di 65 anni, poi seguita per 20 anni, c'era un aumento di circa 75% del rischio di mortalità da tutte le cause nelle persone che consumavano più proteine in confronto a quelli che ne consumavano di meno, quindi meno del 10% delle calorie che venivano dalle proteine contro più del 20% delle calorie che vengono dalle proteine. Invece negli ultra 65 anni, quindi il settantenne, ottantenne, novantenne, che diceva io mangio pochissime proteine, questi tendevano a avere più mortalità, quindi probabilmente fragilità e una serie di problemi dovuti alla malnutrizione che invece non si sono visti nelle persone di meno di 65 anni. Quindi introducendo anche un'idea di age specific nutrition, quindi probabilmente ci sono 4-5 fasi nella vita che non devono essere basate sull'età cronologica, ma bensì sull'età biologica. Quindi una persona potrebbe avere cronologicamente 70 anni, ma in effetti avere l'età biologica di un cinquantenne e quindi andrebbe ancora gestita come una persona di 50 anni e trattata come una persona di 50 anni. Qui vediamo intanto la validità dei dati, quindi quelli che dicevano sì, mangio tanto proteine, in effetti avevano un livello di GF1 molto più alto, quelli che dicevano oh, mangio un livello di proteine moderato avevano un livello di GF1 moderato e quelli basse proteine, bassi livelli di GF1. Questi prima dei 65 anni, invece vediamo tutto questo compresso nei settantenni e ottantenni e in effetti chi mangia tante proteine come settantenne è simile a chi mangia poche proteine come cinquantenne per quanto riguardano i livelli di IGF-1. E quindi questo potrebbe spiegare perché diciamo, le persone anziane perdono il beneficio dell'abbassamento dell'IGF-1 perché ce l'hanno già basso e invece questo basso livello di proteine potrebbe essere associato, come ho detto prima, a malnutrizione. Altri dati che erano stati visti, questi sono i dati dei gruppi di Harvard, alla School of Public Health di Harvard, queste diete a basso carboidrati, in effetti una serie di studi di Harvard fatti su oltre 120.000 persone fanno vedere che la mortalità dovuta a varie cause è in effetti aumentata nei gruppi che consumano un alto livello di proteine e basso livello di carboidrati. Questo adesso senza andare nei dettagli, però praticamente i gruppi che sono stati confrontati sì, sono stati presentati come low carbohydrate intake group e in effetti erano anche un high protein intake group, quindi sono i bassi carboidrati che causano l'effetto o sono le alte proteine che causano il problema. E poi questo gruppo aveva diviso il tutto in plant-based, tutti i tipi di proteine, di carboidrati, cioè tutti i tipi di grasso e proteine, oppure solo quelle da animali, oppure solo quelle che sono plant-based, vegetali. E adesso i numeri sono piccoli da vedere, però in generale la mortalità da tutte le cause aumenta nel gruppo
con low carb diet aumenta, particolarmente nel gruppo che ha una low carb diet e alte proteine e grassi animali che vengono alte proteine e grassi che vengono da animali e non da plant based. Quelli che invece hanno un intake che è diciamo una componente forte della loro nutrizione che è plant based, invece in questi gruppi non si vedono gli effetti negativi della low carb diet, infatti la low carb diet sembra essere positiva. Considerate che queste non sono ketogenic diet, sono diete in cui il gruppo di low carb diet ha circa il 40% o intorno al 40% di carbohydrate intake, quindi non si sta parlando di 10% carbohydrate, ma 35-40% carbohydrate nel gruppo con più bassi carboidrati. Questi erano gruppi divisi in 10 e quindi il confronto spesso è tra il gruppo con più alti carboidrati e il gruppo con più bassi carboidrati. Quindi vediamo questo valido per la mortalità da tutte le cause, la mortalità da malattie cardiovascolari e anche la mortalità da cancro, anche se per il cancro il gruppo non ci sono degli effetti protettivi, diciamo, della low carb diet se è plant based, quindi quelli che mangiano tante proteine ma anche che sono plant based, in questo caso non si vede una riduzione dell'associazione della riduzione del rischio di tumori in questo gruppo di nuovo il paper è rappresentato come low carb, gli effetti della low carb diet e non come gli effetti della high protein diet, ma in effetti sono la stessa cosa, perché la maggior parte di questi, cioè gli individui che avevano una low carb diet avevano anche una high protein diet. Ok, e quindi insomma, mettendole insieme come si confrontano ad altri studi sulla longevità, per esempio Loma Linda, Gary Fraser e altri che hanno fatto studi su questi 7-day Adventist che hanno una dieta molto salutare, che sono vegetariani, non fumano, fanno esercizio fisico, mangiano diciamo, molta frutta a guscio e alcuni report della Loma Linda University facevano vedere che questi individui, gli uomini, vivono fino a quasi 10 anni di più in confronto a questi uomini che sono 7-day Adventist, che fanno parte di questo gruppo e che hanno questa dieta molto salutare, tendono a vivere quasi 10 anni di più che il resto dei californiani, mentre le donne circa 6 anni di più del resto dei californiani. Quando diciamo, non sono stati eliminati l'abilità di queste persone di mantenere un peso normale, di non fumare, di essere vegetariani e di fare esercizio fisico e di consumare noci, mandorle, eccetera, eccetera, regolarmente, quando questi fattori sono stati eliminati, questi diciamo, effetti sulla lifespan diminuivano, suggerendo che in effetti sono la maggior parte di questi fattori sono importanti per questa longevity o life expectancy difference. In effetti il consumo di noci, mandorle, eccetera, ma tanti tipi di frutta a guscio sono associati a una riduzione di una serie di malattie. Questa è una meta-analisi del New England Journal of Medicine che fa vedere proprio questo effetto, un consumo regolare 2 o più volte alla settimana contro nessun uso di questa frutta a guscio è associato a protezione contro una serie di malattie dell'invecchiamento. E questi effetti li vediamo anche nella dieta di Okinawa, negli studi fatti sugli Okinawans che per tanti anni avevano il record diciamo, mondiale della longevità, che in effetti sono
parzialmente calorie restricted, ma anche protein restricted, quindi solo circa il 9% delle loro calorie vengono dalle proteine e la loro dieta è principalmente vegana, ma è, non sorprendentemente, high carbohydrate, quindi circa il 70% delle loro calorie vengono da il consumo di high starch food, quindi cibo con alti livelli di amidi, però cibo, per esempio le patate dolci di Okinawa che diciamo, costituivano per tanti anni il loro cibo più consumato. Non sorprendentemente queste persone, se andiamo a guardare le malattie cardiovascolari, questi sono Okinawa, Giappone, americani, sia uomini che donne, colon cancer, altri tipi di cancro, e vediamo insomma nella maggior parte dei casi una differenza enorme tra diciamo, l'incidenza a Okinawa, in tutto il Giappone e negli Stati Uniti. La cosa interessante è che quando questi Okinawan si spostano negli Stati Uniti acquisiscono le stesse rates di questi problemi rapidamente, e quindi suggerendo che non è un fattore genetico ma bensì un fattore ambientale. Qui questo per far vedere che le diete vegane estreme, quindi abbiamo visto che delle diete molto, diciamo, relativamente estreme, ma molto ben calcolate dagli Adventist e dagli Okinawans, storiche con tanta tradizione, probabilmente anche sviluppate per evitare la malnutrizione. Invece vediamo come nei vegani spesso c'è almeno una percentuale di persone malnutrite, soprattutto dal punto di vista di aminoacidi essenziali e proteine, e qui vediamo che insomma, circa il 8-16% delle persone, uomini e donne in questo EPIC study avevano intake di proteine sotto al requirement minimo, no? E quindi insomma esposte a lungo termine al malnourishment e esposte a lungo termine anche a dei problemi. Questo è uno studio che fa vedere diciamo, diversi fold di differenza, di aumento di fratture nei vegani in confronto a persone che mangiano carne. Questi effetti in effetti sono molto inferiori, se non assenti, nei pescetariani, nei vegetariani, e quindi molto più chiari nei vegani che nelle persone che mangiano almeno pesce o uova o formaggi. Quindi insomma queste sono importanti considerazioni, perché ovviamente l'estremo potrebbe essere molto beneficial, però come abbiamo visto per la calorie restriction, questo estremo deve essere molto ben calcolato sia per contenuto della dieta sia per age specificity, quindi il quindicenne mangia diversamente dal trentenne, diversamente dal cinquantenne, diversamente dall'ottantenne e diversamente dalla persona di 100 anni. Quindi da questo la longevity diet, che è una dieta diciamo che io ho sviluppato in base a centinaia di studi nei 5 pilastri, quindi epidemiology, clinical studies, longevity studies in simple organisms, studies of complex system, aerei, macchine, eccetera, eccetera, e studi dei centenari, cioè quindi mettendoli insieme otteniamo questa multi plant-based, vegan, low mercury, fish 2-3 times a week, ma modulato dal nutrizionista in base ai bisogni, low protein until age 65-70, poi moderate protein after, attenti al contenuto degli aminoacidi, high levels of legume, whole grains and vegetables, healthy fats, olive oil, nuts, dark chocolate, salmon, etc., no red or processed meat,
low eggs, low sugar, low refined grains, high nourishment, quindi l'attenzione agli omega 3, vitamine, minerali, eccetera, e consumare il cibo entro 12 ore al giorno. E le persone overweight, questa è una cosa che seguono tutte le nutrizioniste delle cliniche della fondazione, mangiare colazione sempre, e poi colazione pranzo o colazione cena più uno spuntino come terzo pasto. E poi periodicamente ogni 3-4 mesi la dieta minima digiuno, di cui parlerò in seguito. E questo è diciamo, uno studio su milioni di persone in Cina, Stati Uniti e Europa, che diciamo, conferma in effetti gli effetti della dieta longevità, facendo vedere che le persone che seguono diciamo, solo parte di questa dieta longevità, quindi alto uso di legumi, noci, whole grains, basso o assenza di carne rossa, eccetera, questo è associato da solo in confronto a una Western diet fino a 13 anni di life expectancy increase, se è iniziata a 20 anni, 8-9 anni se è iniziata a 60 anni e 3-4 anni se è iniziata a 80 anni. Quindi insomma risultati molto importanti e qui che iniziano a far pensare che adottare non solo questi cambiamenti alla dieta giornaliera, ma anche tutta la lista, quindi il time restricted eating, il salto del pasto per quelli che sono overweight, la minima digiuno, eccetera, eccetera, tutto questo insieme potrebbe portare a probabilmente 20 anni di life expectancy increase se iniziato in persone giovani. Ok, quindi cosa succede invece se ci sono dei digiuni prolungati, e questi digiuni prolungati sono fatti periodicamente, quello che ho detto, la vitamina digiuno, sappiamo che ad esempio gli Emperor Penguins possono fare questo per mesi ogni anno senza mangiare, e comunque probabilmente questa è anche parte della nostra storia, lo stare in assenza di cibo per lunghi periodi, e cosa che ovviamente adesso è sparita. Quindi la periodic fasting mimicking diet, durante il digiuno ovviamente c'è una rivoluzione del metabolismo che inizia a essere basato sul breakdown di grassi dagli adipociti. Questi grassi poi vengono convertiti in corpi chetonici, questi corpi chetonici e anche fatty acid vengono utilizzati da vari tessuti dell'organismo come fuel in addition al glucosio che eventualmente poi verrà prodotto dalla gluconeogenesi. Quindi concludo con qualche slide sulla dieta minima digiuno, e questo è uno studio clinico che abbiamo fatto su 100 pazienti, randomized crossover, e quindi 71 pazienti hanno fatto 3 cicli da minima digiuno mensilmente, e questa minima digiuno è una low calorie, low sugar, low protein, high fat, plant-based diet, ed è stata sviluppata per fare il matching al digiuno ad acqua per quanto riguarda gli effetti del digiuno d'acqua nella riduzione dell'IGF-1, riduzione della glicemia, aumento dell'IGF-PP1 e aumento dei corpi chetonici. Quindi questa di nuovo dieta data 5 giorni al mese per 3 mesi, nessun'altra istruzione ai pazienti oltre a consumare quello che veniva nel box per 3 mesi, e questa dieta ha zuppe vegetali, barrette di noci, diciamo patatine di vegetali, eccetera, eccetera. Quindi l'attempt è di mettere in una scatola, diciamo, come fosse un farmaco fatto di cibo. Questa è l'idea, un farmaco standardizzabile, e poi che tutte le università e gli ospedali del mondo possono poi testare per la malattia di interesse. In questo studio si è visto perdita nel gruppo dell'FMD, perdita di peso, perdita di grasso addominale, riduzione della circonferenza addominale e un aumento di massa magra relativa, nessun cambiamento di massa magra assoluta, quindi questo è diciamo, particolarmente importante, perché la stragrande maggioranza delle diete poi portano a una diminuzione, e anche dei farmaci, Ozempic, una serie di farmaci che vengono dati per la perdita di peso, anche questi portano
a diminuzione di massa magra e non solo massa grassa. Gli altri effetti associati alla longevità sono la riduzione dell'IGF-1 e anche differenziata, cioè quelli che partono con un IGF-1 normale o basso hanno una piccola riduzione, quelli che partono con un IGF-1 invece alto hanno una riduzione molto più forte. Questa a differenza della restrizione calorica, che invece tende ad abbassare tutti questi marcatori anche nelle persone che partono, come abbiamo visto, il colesterolo, la pressione sanguigna, eccetera, eccetera, la glicemia, anche se partono basse, scendono ancora di più, e questo potenzialmente ha contribuito ai problemi che speriamo di non vedere, non stiamo vedendo adesso nell'uso della mima digiuno. Qui la lean body mass, in un altro studio invece, dove facciamo vedere che in confronto alla dieta mediterranea, dove ci sono 3 pounds di 3 libbre di perdita di massa muscolare, 4 cicli cioè 4 mesi di dieta mediterranea, 3 libbre di massa muscolare. Questo non viene visto con 4 cicli di mima digiuno. Dopo 7 mesi della dieta mediterranea, diciamo 4 mesi di dieta mediterranea e 3 mesi di follow up, questa perdita di massa magra va a 5 pound, 5 libbre, mentre nella dieta mia digiuno non si osserva ancora. Quindi insomma, diciamo che iniziamo a vedere non solo diciamo, l'importanza di non obbligare le persone a cambiare dieta. La dieta mediterranea è sempre meno utilizzata, soprattutto nelle persone giovani del Mediterraneo, quindi è importante sì adottare delle diete alla longevità o mediterranee o di Okinawa, eccetera, eccetera, ma anche considerare che la maggior parte o la stragrande maggioranza delle persone non vogliono fare nessuna dieta, e quindi diciamo, questa è l'idea di è possibile, cosa che stiamo testando adesso in un grosso studio in Calabria, è possibile farla una volta ogni 3 mesi ed avere i benefici della restrizione calorica. Non lo sappiamo, quindi adesso stiamo facendo un gruppo controllo, un gruppo dieta mio digiuno e un gruppo dieta mio digiuno più dieta della longevità, e vedremo quali saranno i risultati. Finisco con la time restricted eating, quindi il lavoro di Sachin Panda, che fa vedere che in effetti mantenendo il consumo di cibo per più o meno 11-12 ore al giorno, io preferisco le 12 ore, lui è un fan delle 10-11 ore, quindi consumando tutto il cibo entro, diciamo, 11 ore, 12 ore al giorno, ci sono degli effetti sul metabolismo, sulla qualità del sonno e una serie di altri effetti benefici, e quindi questo time restricted eating è fondamentale, evitando le 16 ore di digiuno, che invece spesso, soprattutto se saltano, se includono il saltare la colazione, sono associate a una serie a un aumento di mortalità cardiovascolare, un aumento di mortalità in generale, potenzialmente effetti sul cancro e anche effetti sui calcoli della cistifellea. Quindi in generale la strada dei genes aumentano il rischio di varie malattie, i cicli di mima digiuno li riducono, però diciamo che anche il switch, anche se a età avanzata, alla dieta longevità e anche al time restricted eating, una serie di queste cose che abbiamo visto, questi possono avere dei forti effetti indipendenti dall'uso della mima digiuno.